Vorrei coinvolgervi subito con un piccolo gioco mentale. Se io pronunciassi la parola gabbia, in ognuno di voi sicuramente si creerebbe subito un'immagine completamente diversa dal vostro vicino di posto. Chi la vedrebbe vuota, chi piena di polli, chi con un leone che va in su e in giù. Ma se vi chiedo com'è fatta questa gabbia, provate un attimo a chiudere gli occhi. Come una voliera? Con le sbarre di metallo come una prigione? O di bambù, come potremmo trovarne in Africa? Buia, illuminata, rettangolare, tonda, alta, bassa, stretta. Come vedete basta aggiungere un piccolo particolare e nel vostro immaginario si modifica all'istante la collocazione della vostra gabbia, l'inquilino o gli inquilini. È meraviglioso. Il cervello e la mente in un attimo sono capaci di produrre milioni di sinapsi e flash cognitivi. Ma andiamo un pochino più a fondo. Se io invece pronunciassi gabbia mentale, cosa pensereste? Cosa immaginereste? Vi lascio qualche attimo tranquilli a riflettere su questa mia domanda e vi racconto brevemente una piccola cosa. Io sono un agente di commercio e spesso mi muovo ovviamente in auto e sono sempre in ascolto della radio. Qualche mese fa mi è capitato una trasmissione dove intervistavano uno dei maggiori neuroscienziati italiani a cui gli stavano facendo domande del tipo: cos'è la coscienza? Mi aspettavo una risposta articolata, ampollosa, invece testuali parole sono state: la coscienza è tutto. Senza la coscienza perdiamo ogni contatto e relazione con il mondo che ci circonda e sprofondiamo nel niente. Bellissimo. E quando ne siamo privi? Ha chiesto il conduttore. Quando dormiamo, ma non quando sogniamo. Quando siamo sotto anestesia totale. Oppure, ahimè, quando siamo in coma. Voi pensate che questa cosa non ha niente a che vedere con la gabbia mentale di prima, la mia domanda? Invece vi ho lasciata volutamente in parcheggio perché adesso vi farò capire la connessione. La gabbia mentale, in alcuni casi, è talmente dirompente dal far perdere la coscienza a alcuni individui che non dormono, non sono sotto anestesia e naturalmente non sono in coma. Parlo di chi abbandona sistematicamente rifiuti nell'ambiente. E parliamo invece di chi, incrociando i rifiuti, si comporta come l'adagio dantesco recita: non ti curar di loro, ma guarda e passa. Un momento, forse non li raccolgono perché non hanno zacchette e guanti. Oppure, io pago le tasse, non l'ho mica buttati io quei rifiuti in strada, in pineta, sulle dune, sulle spiagge. Ci deve pensare il comune o chi per lui. Quindi è per una momentanea indisposizione o per un punto preso? Io credo che in ogni caso sia un punto perso, perché se ognuno di noi giornalmente rimuovesse dall'ambiente una bottiglina come questa di soli 11 grammi, alcune di spessore maggiore arrivano a 18, oppure una come questa di 25 grammi, oppure questa bottiglia di vetro, oppure questa lattina. Se ognuno di noi facesse una cosa di questo genere, toglieremo ogni giorno tonnellate di materiali
altamente inquinanti, facendoli ridiventare preziosa materia prima. Ognuno di noi può fare la differenza. Questo deve entrarci ben chiaro nella nostra testa. Cerchiamo di creare l'effetto emulazione, termine spesso utilizzato nella sua accezione negativa, facendolo diventare un percorso virtuoso e contaminante. Quando alcuni anni fa pulivo da solo alcune strade di Tirrenia, non so se conoscete la strada che porta al centro Coni, l'avrò pulita una ventina di volte. Abitiamo lì vicino. Quanti complimenti che riuscivo a incassare nella stessa giornata. Ma tanti, O quando pure andavo lungo le spiagge, mi facevo quelle belle camminate che puntualmente si trasformavano in una continua raccolta di rifiuti di ogni genere e dimensione. Allora mi sono detto, ma perché tutti questi grazie, ce ne vorrebbero tanti come lei? Non li condividevo con qualcuno che la pensava come me. Un giorno, nel novembre del 2016, mentre camminavo lungo un tratto di spiaggia vicino al Calambrone, vedo in lontananza, a un 100-150 metri, una figurina che si abbassava, si rialzava, si abbassava, si rialzava. Ma vicino una signora bionda che, tenetevi forte, come me, stava mettendo dei rifiuti in un sacchetto. Lì per lì pensai alla visione della Madonna. E invece no. Questa signora, di nome Mary, quindi con la Madonna forse c'eravamo, statunitense, californiana, di origini norvegesi. Dal 1997 cittadina italiana, residente a Firenze, era lì davanti a me in carne ed ossa e ripuliva un tratto di spiaggia. Per farla breve, da quel giorno è nato il gruppo Acchiappa Rifiuti. Tutto una parola, mi raccomando, eccola qua, la nostra pettorina, che fanno il diavolo a quattro per averla, ma io gliele rilevo sempre tutte, perché sennò poi mi tocca rifrugarmi e ricomprarle. E in poco tempo siamo diventati un interlocutore eccellente per l'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e per molte altre amministrazioni pubbliche, compreso quella di Livorno, con cui abbiamo un bellissimo rapporto. Una realtà che è riuscita a mobilitare centinaia di persone, che tutti animati da voglia di fare emulazione, anche di fare un po' di moda, ma ci serve anche quella. E poi di fare squadra, con amministrazioni pubbliche, con associazioni di volontariato come il Reset di Livorno, oppure come la Croce Rossa di Pisa, che con i suoi fantastici, dico fantastici, richiedenti asilo, ci ha permesso nel 2017 di rimuovere la bellezza di oltre 30 tonnellate, avete compreso bene, 30 tonnellate di rifiuti dalle dune, dalle spiagge e dalle pinete di Tirrenia. Avete idea di 30 tonnellate quanta roba sia quando è formata principalmente da plastica, vetro e cartacce, cartoni? Noi siamo arrivati e abbiamo fatto tabula rasa. Abbiamo buttato giù manufatti, abbiamo portato via mobili, materassi. Pensate, tutto questo dalle dune che sono proibite al calpestio. Mobili e rifiuti che abbiamo datato
intorno a 20-30 anni che erano lì, erano diventati parte integrante del paesaggio. I risultati tuttora sono visibili perché adesso l'area dunale, questo incredibile, delicato ecosistema, patrimonio dell'umanità, è ritornato ad essere e ad avere il suo aspetto naturalistico e selvaggio, che nonostante tutto dobbiamo continuamente proteggere e monitorare. In questo stato di camminavamo quasi sull'acqua, abbiamo potuto, avendo raggiunto una massa critica, accettare anche la sfida di andare in Capraia un fine settimana, un sabato e una domenica, con una mobilitazione di 100 persone e ripulirle le cale e l'area dismessa dell'ex carcere, altamente degradata e inquinata. A questo punto è chiaro che l'idea che quando tu fai qualcosa di utile, che quando metti in atto delle pratiche positive non sei mai solo, o quantomeno ci rimani pochissimo tempo, relativamente poco. E questo deve essere l'idea vincente, che ti fa tornare a casa stanco, ma soddisfatto di aver fatto e condiviso quello che hai fatto con amici, amiche o perfetti sconosciuti. Ogni volta che noi interveniamo dopo aver fatto sopralluoghi, che vi giuro che quando arriviamo in alcune aree è un pugno nello stomaco, perché vediamo delle cose che sono inenarrabili. Noi facciamo documentazioni fotografiche del prima e del dopo. Questo per far capire cosa significa mettere su un evento di questa fatta, tant'è che alla Bufalina, uno degli ultimi eventi che abbiamo fatto a Torre del Lago, sotto l'acqua in 90 persone, di cui 45 erano richiedenti asilo, abbiamo rimosso 7 tonnellate in 2 ore e mezzo, in un'area che era diventata un enclave dove le persone di Torre del Lago non potevano neanche entrare. E poi, non dimentichiamoci, la panoramica a Montenero e quel bell'evento lungo la scogliera dove abbiamo recuperato un cassonetto dell'ANPS che giaceva incastrato negli arbusti a picco sulla scogliera degli Scogli Piatti da 30 anni. Era lì. A questo punto direi: non uscite più senza un paio di sacchetti in tasca, uno per voi e uno per l'amico, amica che vi può dare una mano, o anche un perfetto sconosciuto che vi incrocia e vi aiuta a pulire un tratto di spiaggia o di pineta. 2 sacchetti in compostabile e un guanto possono cambiarvi la vita. A me è successo. Io non so quanto questa cosa andrà avanti, non so quanti ancora rifiuti dovremo mandare in discarica, però di una cosa sono certo: non mi sono mai sentito tanto in alto quanto mi sono abbassato a raccogliere rifiuti. Grazie.